Io sono Giovanni Cipicchia e sono un prestato all'agricoltura perché tutto nasce 35 anni fa, quando andai via dalle navi. Io ho navigato per 20 anni su navi traghetto e navi passeggere. Lasciai le navi perché appunto avevo costruito un ristorante qui nell'isola di Lipari e così riuscivo a gestirmi il ristorante personalmente insieme alla mia famiglia. Dopodiché un suocero che coltivava, che era uno dei maggiori produttori di grano e di vino sull'isola, nel periodo in cui diciamo, ero fermo, lui produceva vino, era uno dei maggiori produttori di vino perché arrivava quasi a 10.000 litri di vino e 3 stanze piene di grano, non so quantificare in peso, però diciamo tanto grano, perché una volta l'economia dell'isola era anche, si basava anche su questo, sull'agricoltura. Andando con lui nei campi a raccogliere il grano, poi andare a macinare questo grano nel mulino, la cosa mi ha appassionato tanto e allora ho iniziato con lui a continuare questa avventura, chiamiamola così, ma dopo circa un anno o due venne chiuso il mulino sull'isola. A questo punto l'agricoltura si è completamente fermata, parlo sempre di grano, e non si è prodotto grano per circa 30 anni, perché da 30 anni che non essendoci il mulino, diciamo, non si è più prodotto grano. Fino a quando 4 anni fa mi venne in mente di riniziare di nuovo a sistemare dei campi e seminare del grano. Il primo anno ne feci un 100 kg e comprai un piccolo mulino dove riuscivo a macinare 10 kg di grano l'ora, però non era sufficiente perché questo mulino mi dava solo l'integrale e non i diversi tipi di farina e di semola. E così il secondo anno invece seminai in quasi 1 ettaro e non ricordo ora di preciso quanti chili ne ho prodotto, però ho deciso di comprare un mulino professionale, un mulino a pietra dove macino circa 100 kg di grano l'ora. E questo mulino credo che sia l'unico sull'isola anche ad avere tutte le autorizzazioni per poter dare anche la tracciabilità agli altri clienti, perché è un mulino, diciamo, a tutti gli effetti autorizzato. Detto questo, dal mulino mi venne in mente di creare anche un pastificio con i grani che produco sempre io. Questi grani che produco sono il russello, che noi chiamiamo russedda, oppure la janchedda. La russello che è un grano duro, e la janchedda invece è un grano tenero, che ne facciamo un uso noi per il ristorante o per la pasta. Ma poi avendo avuto la fortuna di aver conosciuto il presidente del Museo del Seme Siciliano, mi consigliò di seminare il perciasacchi, che è il top credo, come lo dicono chi è competente, che sia uno dei migliori grani siciliani, anche perché è a basso indice gluteico e si presta benissimo sia per la pasta, sia per la pizza, sia, non dico per i dolci, però si presta bene per tutto. Il grano tenero, che noi chiamiamo janchedda, è il Maiorca, è conosciuto come Maiorca. Quest'anno, ad esempio, io ho pensato ho fatto una ricerca per quanto riguarda i grani, perché sull'isola c'era anche un'altra tipologia di grano che però non riuscivo a trovarlo, se non con l'aiuto di un amico di Messina, Francesco Cancellieri, che mi ha trovato questo grano particolare, che è un grano duro antico che si chiama margherito, ma una volta
questo grano veniva prodotto anche qui a Lipari, che è il top dei nostri grani. Questi terreni sull'isola, dove una volta si produceva grano, da quando hanno chiuso il mulino erano terreni incolti. Dalla chiusura del mulino sull'isola si sono completamente abbandonati i terreni, e che adesso, adesso invece da quando ho avuto questa idea e nello stesso tempo ho coinvolto diversi miei amici, adesso siamo una decina a coltivare grano e penso che tutti insieme arriveremo a 6-7 ettari di terra, diciamo, messa a frutto. Sempre con la stessa tipologia di grano che si produceva sull'isola, appunto il russello, il Maiorca, il Perciasacchi e questo grano chiamato Margherito che quest'anno sicuramente semineremo. Qui siamo invece nel laboratorio dove tengo le macchine per la pasta e il mulino, dove io macino il mio grano per fare la pasta. Questa pasta viene fatta appunto con il Perciasacchi, col grano duro antico, che è uno fra i migliori grani siciliani. Detto questo, questo è un mulino a pietra dove c'ha diversi setacci, perché a noi, giustamente, avendo il ristorante, serve sia la farina sia la semola, dove noi facciamo anche un pane diverso che poi condiamo e facciamo assaggiare alle persone questo pane condito, ed in più questo mulino ci dà una semola molto più grossa che noi ne facciamo uso per quanto riguarda il couscous. Noi in cucina siamo autonomi con le farine, perché appunto dalla farina facciamo la pasta e il pane, con questa semola facciamo questo pane diverso, e la semola e poi la crusca per le galline, perché noi la crusca la diamo alle galline. In più, se io tutto questo lo voglio bloccare per avere direttamente la farina integrale, non faccio altro che chiudere i setacci e aprire questo bocchettone dove mi esce tutto integrale. Io faccio solo la regolazione delle pietre in modo tale, diciamo, da avere la farina molto più fine. Qui nel laboratorio ci ritroviamo pure con 2 macchine per fare la pasta, perché non solo faccio la pasta per noi del ristorante, ma la faccio anche per diversi ristoranti e per diversi, diciamo che per quasi tutti gli eventi che si fanno qui sull'isola, diciamo, si fanno con la mia pasta di grano duro antico. E adesso lo accendiamo, così vedete anche la consistenza durante il lavoro. Giovanni Cipicchia ha promosso lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile e l'utilizzo degli antichi grani eoliani in cucina. Ha iniziato anni fa ed ora oltre 10 agricoltori sono coinvolti nella meravigliosa isola di Lipari per far rinascere, promuovere, trasformare gli antichi grani eoliani in pasta, pizza, couscous e molti altri prodotti. In linea con lo European Green Deal e la strategia europea From Farm to Fork, Giovanni Cipicchia utilizza nel suo ristorante i grani antichi eoliani dalla produzione al piatto.